Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Mitologia per sognare. Io sono Salva e oggi vi racconterò il mito della nascita di Atena, la dea della saggezza e della guerra, una dea strategica nella mitologia greca. Scopriremo l'unicità della sua nascita. Siete pronti? Iniziamo subito! Ci sono miti che raccontano grandi battaglie, scontri tra dei e mostri, imprese di eroi che sfidano il destino, storie piene di viaggi, di prove impossibili e di creature leggendarie. E poi ci sono miti diversi, miti che non parlano di conquiste o di vittorie, ma di nascite, di come una divinità entra nel mondo e cambia per sempre l'equilibrio dell'Olimpo. Ma la nascita di Atena non è una nascita come le altre. Non avviene in una casa, non avviene nel grembo di una madre. Non c'è un'infanzia, non c'è crescita, non c'è attesa. Secondo il mito, Atena appare all'improvviso, già adulta, già armata, già potente. E soprattutto non nasce da una donna, nasce direttamente dalla testa di Zeus, il re degli dei. È un evento straordinario, quasi impossibile, anche per la mitologia greca. Una nascita che non riguarda il corpo, ma la mente. La nascita di una dea che rappresenta la saggezza, la strategia e l'intelligenza. Ma per capire davvero come sia possibile una nascita così incredibile, dobbiamo tornare indietro, molto indietro. Dobbiamo parlare di Zeus, del potere degli dei e di una profezia che avrebbe cambiato tutto. Zeus è il sovrano degli dei dell'Olimpo. Figlio del titano Crono e della dea Rea, Zeus aveva conquistato il potere dopo una guerra terribile contro i titani. Crono, suo padre, aveva divorato i suoi figli per paura di essere detronizzato, ma Zeus era sopravvissuto. Cresciuto in segreto, aveva guidato la rivolta degli dei olimpici e aveva rovesciato il padre. Da quel momento Zeus era diventato il re dell'universo divino. Ma nella mitologia greca esiste una legge invisibile, una legge che nemmeno gli dei possono ignorare. È la legge del destino. E spesso il destino si manifesta attraverso gli oracoli. Un giorno Zeus si unì a Meti. Meti non era una dea qualunque, era una divinità antichissima, figlia dei titani Oceano e Teti. Il suo nome significa prudenza, astuzia, intelligenza strategica. Meti rappresentava la capacità di pensare prima di agire, di prevedere le conseguenze, di usare la mente più che la forza. Proprio per questo Zeus la desiderava. Il sovrano degli dei aveva già la potenza, ma con Meti accanto a sé avrebbe avuto anche la saggezza. I due si unirono. Ma poco dopo arrivò una profezia. Un oracolo rivelò a Zeus qualcosa di inquietante. Meti avrebbe avuto 2 figli. La prima sarebbe stata una figlia straordinaria, ma il secondo sarebbe stato un figlio maschio. E quel figlio avrebbe rovesciato Zeus. Per il re degli dei fu uno shock. Quella profezia suonava fin troppo familiare. Era esattamente la stessa storia che aveva vissuto lui. Crono aveva temuto i suoi figli e ora Zeus si trovava nella stessa posizione. Il ciclo sembrava destinato a ripetersi. Zeus non poteva permetterlo. Non poteva rischiare di perdere il potere. Così prese una decisione radicale. Una decisione che solo un dio avrebbe potuto prendere. Zeus ingannò Meti. Secondo alcune versioni del mito, la convinse a trasformarsi in una creatura minuscola. Quando la dea cambiò forma, Zeus la inghiottì, la divorò. Così pensava di aver risolto il problema. Se Meti era dentro di lui, non avrebbe mai potuto generare un figlio capace di detronizzarlo. Ma Zeus ignorava una cosa fondamentale. Meti era già incinta. Passò del tempo. All'inizio non accadde nulla. Sembrava che la decisione di Zeus avesse davvero risolto tutto. Meti era stata inghiottita,
La profezia sembrava neutralizzata. Il re degli dei continuava a governare l'Olimpo come sempre. Poi, un giorno, accadde qualcosa di strano. Zeus si svegliò con un dolore terribile, un mal di testa violento, improvviso. All'inizio sembrava solo un fastidio, qualcosa che poteva essere ignorato, ma con il passare delle ore il dolore aumentava, sempre più forte, sempre più insopportabile. Era come se qualcosa dentro la sua testa stesse premendo, spingendo, cercando di uscire. Il re degli dei, colui che dominava il cielo e la terra, non riusciva più nemmeno a stare in piedi. Le tempeste che controllava con un gesto non erano nulla in confronto a quel dolore. Alla fine Zeus capì che non poteva affrontarlo da solo. Così chiamò Efesto. Efesto era il dio del fuoco, delle forge e della metallurgia, il grande fabbro dell'Olimpo. Secondo alcune versioni del mito era figlio di Zeus ed Era. Secondo altre era nato solo da Era, senza l'intervento di Zeus. In ogni caso, Efesto era famoso per la sua abilità straordinaria. Nessun dio sapeva lavorare il metallo come lui. Nelle sue officine divine aveva creato oggetti leggendari. Fu lui a forgiare lo scudo di Achille, una delle armi più celebri della mitologia. Fu lui a costruire il trono degli dei e numerosi oggetti meravigliosi per l'Olimpo. E dalle sue forge uscivano armi capaci di cambiare il destino degli eroi. Quando Zeus lo chiamò, Efesto arrivò immediatamente, ma ciò che sentì lo lasciò senza parole. Il re degli dei gli diede un ordine incredibile. Gli disse di spaccargli la testa con un colpo d'ascia. Efesto rimase sconvolto. Era una richiesta impensabile. Ferire il sovrano dell'Olimpo era qualcosa che nessuno avrebbe mai osato fare. Per un momento esitò. Guardò Zeus, incerto. Ma Zeus insistette. Il dolore era ormai diventato intollerabile e ciò che stava per accadere avrebbe cambiato per sempre la storia degli dei. Sollevò l'ascia e colpì. La testa di Zeus si aprì e da quella ferita accadde qualcosa di straordinario. Dalla testa del re degli dei balzò fuori una figura luminosa, una giovane dea, alta, potente, bellissima. Ma non era una neonata, era già adulta e soprattutto era già armata. Indossava un elmo, impugnava una lancia, portava uno scudo e una corazza, era pronta per la battaglia. Appena nata, Atena lanciò un grido di guerra e cominciò a danzare. Era la dea Atena, la figlia di Zeus, la figlia della saggezza. La sua nascita era qualcosa di completamente nuovo. Non proveniva da una madre, proveniva direttamente dalla mente del sovrano degli dei. Per questo Atena sarebbe sempre stata associata all'intelligenza, alla strategia, alla razionalità. Atena era una dea della guerra, ma non della guerra brutale, non della violenza cieca. Quel ruolo apparteneva ad Ares, il dio della guerra sanguinaria. Atena rappresentava un altro tipo di combattimento, la guerra strategica, la guerra fatta di ordine, disciplina, pianificazione. Era la dea che proteggeva gli eroi intelligenti, aiutò Perseo contro Medusa, aiutò Odisseo durante il viaggio dell'Odissea, aiutò Eracle in molte delle sue imprese. Ma Atena non era solo una dea guerriera, era anche la dea della sapienza, dell'artigianato, delle arti e della civiltà. Proteggeva le città, proteggeva gli artigiani, proteggeva chi usava la mente prima della forza. La città di Atene prese il suo nome. Secondo il mito, la dea vinse la protezione della città dopo una competizione con Poseidone. Poseidone offrì un cavallo. Atena offrì un ulivo, simbolo di pace e prosperità. Gli abitanti scelsero il dono di Atena e da quel momento la città fu sotto la sua protezione. Atena era diversa da molti altri dei dell'Olimpo. Non era capricciosa, non era crudele. Era una divinità legata alla giustizia, alla lealtà,
alla ragione, provava ripugnanza per la violenza gratuita e cercava sempre di mantenere equilibrio e ordine. La sua nascita dalla testa di Zeus non era solo un episodio spettacolare, era un simbolo. La forza più grande non nasce solo dal potere, nasce dall'intelligenza. E forse è proprio per questo che, tra tutte le divinità dell'Olimpo, Atena è rimasta una delle più amate. Non rappresenta solo la guerra, rappresenta la capacità umana di pensare, di prevedere, di costruire. La capacità di usare la mente prima della spada. Ed è per questo che il mito della sua nascita continua a essere raccontato dopo migliaia di anni. Perché ricorda una verità semplice. Il potere può conquistare il mondo, ma è la saggezza che lo governa.